Cari amici del canale, è innegabile il fascino di una turbina eolica. Quanto è bello vedere questo palo con questa pala che gira e che trasforma l'energia cinetica del vento in elettricità. Ebbene ragazzi, non tutte le ciambelle escono col buco. Tantissimi amici del canale mi hanno scritto: Gianni, quale turbina mi consigli? Questa turbina orizzontale, quelle verticali che mi piacciono molto. Ebbene, fate attenzione, perché ciò che promettono fornitori, rivenditori, produttori non è sempre corrispondente al vero, anzi quasi mai. Ebbene, attraverso questo video vedremo che cosa significa impianto eolico, turbina eolica, quali potenze sono in ballo, come sono garantite queste potenze. Non fatevi abbindolare da produzione 5.000 watt, 10.000 watt come se fossero caramelle. Ebbene ragazzi, attraverso questo video andremo a chiarire, daremo risposta e soddisfazione anche a tutti gli amici del canale che purtroppo sono rimasti intrappolati in un acquisto che io definisco incauto, un acquisto involontario, un acquisto speranzoso, perché a tutti piace produrre energia elettrica e il vento, soprattutto in inverno, quando c'è meno sole, ma ci sono temporali, ci sono venti che sono anche stabili nella loro potenza, questa, girando 24 ore al giorno, produce tantissimo. Ma ci sono, come dicevo prima, dei parametri da valutare, da rispettare per evitare di essere buggerati. Ragazzi, buona visione. Partiamo con questo video spiegando il termine di buggerato, essere buggerati. Ebbene, è molto semplice ragazzi, è qualcosa di peggiorativo che non essere truffati. Buggerati significa pensavo di fare un affare, ma sono stato buggerato, ovvero è andata male, sono stato truffato. Ma la truffa è sempre diretta? Ti scrivo qualcosa, dopodiché tu lo compri e scopri che è una truffa? No, ci sono anche quelle che sono definite truffe indirette. Chiaramente ragazzi, attenzione, qua non facciamo marchi, nomi, situazioni, anche nei commenti attenzione, perché l'algoritmo, oramai lo sapete che ho posizionato, è tale da eliminare ogni forma di descrizione, di domanda, di scrittura che sia diversa dall'aspetto tecnico. Quindi se volete raccontare vostre esperienze personali a beneficio di tutti gli amici del canale, rimanete sull'aspetto tecnico senza fare marchi e nomi. Perché non facciamo marchi e nomi? Perché qualsiasi produttore vi direbbe: guarda che io ti ho detto che questa turbina eolica del peso di 3 kg produce 10 kW. Ed è vero, perché li produce in un anno. Ebbene ragazzi, bisogna fare molta attenzione a che cos'è la produzione istantanea, ovvero la potenza espressa in kilowatt o in watt, e la produzione giornaliera, oraria o annuale che è espressa in kilowattora. Ebbene, se io dico questa produce 10 kilowattora annuali, li produce in un anno forse secondo fattori statistici ma non certi. Mentre se dico questa produce 3,2 kW, questa li produce in quale condizione? La condizione ideale che viene testata nei tunnel del vento, dove bisogna calcolare la corretta dimensione delle pale. Ora ragazzi, vi sembra possibile che una turbina di questa tipologia, giocattolo, perché tutte queste sono giocattoli, ebbene questa produce, dicono, 1000 watt, 800 watt, 2000 watt con queste pale? Ma matematicamente, così guardandola, voi oggi direste: beh no Gianni, perché? Perché avete di fianco questa. Ma una persona inesperta, come tantissimi di voi che seguono il canale, può rimanere intrappolato in questo pensiero e non è corretto. Ecco perché oggi sto realizzando questo video. Ebbene ragazzi, vi faccio vedere una differenza. L'avete visto questo giocattolo da 60 watt, 40 watt, 30 watt, e se c'è un uragano può arrivare anche a 150, 200 watt. I modelli più belli di questi, con dentro un motore un po' più significativo eccetera, possono arrivare a 300 watt, raramente a mezzo kilowatt.
perché quando arrivano a 300 watt e comincia a subentrare il freno elettrico, dopo vediamo che cos'è, ebbene il freno elettrico queste non lo reggono, continuano a roteare, ma non producono più in quanto l'energia prodotta serve a frenare loro stesse dall'eccesso di rotazione. Ebbene queste turbine di solito dopo un mese, una settimana, 6 mesi si bruciano. Ragazzi, adesso per farvi istantaneamente, poi l'ho già detto, entriamo nei dettagli tecnici, per farvi un istantaneo confronto tra questa turbina che spacciano per 2 kW, 1 kW con questa paletta giocattolo, per far roteare questa ci sono 3 pale da 2 metri, ragazzi. Io l'ho messa qua, non si vedeva forse bene col bianco, questa ve la faccio vedere, pesa penso 6 kg, 7 kg, meno male che da giovane ho fatto un po' di sport serio. Ebbene, questa ha uno spessore, ragazzi, lo vedete qua, di 3 cm, con 3 bulloni M8, della lunghezza di 2 metri, ve la faccio vedere tutta, perché non ci sta in camera, ragazzi. Questa è quella, non una ovviamente, ragazzi, ma sono, non ce la faccio più, la rimetto dov'era. Questa è una delle 3 pale che tra altezza della pala e la flangia che contiene imbullonato eccetera ha un diametro di 4 metri. Ragazzi, 4 metri per far girare un motore che vedete che la mia scrivania che amo tantissimo questa volta non l'ho appoggiata su di essa, se no questa volta me la giocavo, sarebbe stato il disastro e il video lutto della scrivania. Ragazzi, mi sono fatto aiutare da un amico a posizionare su questo cavalletto. Questa pesa più di 60 kg, questo generatore pesa più di 60 kg, questo è il pezzo dove dentro c'è il rotore con i magneti al neodimio, con gli avvolgimenti. Questa produce 3,2 kW massimi. Francamente l'amico Lorenzo ha potuto testimoniare anche il 3,5 come picco proprio a fronte di venti fortissimi. Ragazzi, questa non può produrre nulla di più di 100 watt. Bene, guardate il perno, ragazzi. Questo perno è gigantesco, sono 3 cm e questa non è... Qui ho messo in corto i tre elementi, vedete? Con questo corto praticamente, ma non si riesce minimamente a girare. Se io libero il corto adesso sulla trifase, quindi abbiamo i 3 poli liberi, riesco a girarla, ma ragazzi si sente già che è dura, la rotazione è dura. Per avere queste potenze ci vogliono questi diametri, 4 metri di diametro di una pala. Adesso vi faccio vedere una foto rispetto al giocattolo. Come sapete, molti di voi stanno aspettando che io vada a installarla questa, però allo stato attuale, avendo cambiato la residenza, non ho più questo terreno che mi consentiva questa installazione. Quindi sto aspettando il momento giusto per un acquisto dove lì ci sarà tante sorprese che non voglio anticipare. Adesso non voglio farvi lo spoiler. Siate pazienti, ma nel contempo acquisite tutte le conoscenze necessarie, come sto facendo dal mio laboratorio attraverso le sperimentazioni, per andare verso la direzione giusta, quella di non farvi acquistare turbine che siano illusorie, che non sono reali, che sono delle speranze. Rispondiamo subito a una domanda che frequentemente mi fate. Gianni, a me piace la turbina verticale, non ne parli mai perché sono molto belle da vedere, eccetera. Ebbene, sono belle, ma non producono nulla. Perché? Sempre per questo motivo. Una turbina verticale, una pala eolica verticale che ha un diametro che ragazzi la forza si sviluppa, dopo vediamo i dettagli, anche sulla leva che c'è oltre che la portata d'aria. Ebbene, quando una turbina verticale ha un diametro di questa tipologia, 20 cm, 40, 50 e la sua altezza, cosa volete che faccia girare? Un motore simile a un generatore simile a questo giocattolo, ovvero una base di solito cilindrica di 4-5 cm, che di 20 cm, dove lì dentro c'è il rotore, lo statore, quindi i magneti al neodimio, il principio è sempre lo stesso, ma è un giocattolo. Quando gira come questa e la potenza esercitata è bassa, a meno che non compriate
una turbina eolica verticale con le pale, con i bracci il cui diametro è 4 metri, 5 metri, e quella, nella sua potenza, deve essere in grado di far roteare un motore di questa tipologia per produrre 2 kW, 3, 4, ebbene diventano impegnative. Anche perché molti dicono, Gianni, mentre questa va montata su un palo, vi ricordo che l'altezza ideale per avere la stabilità del vento è 10 metri. Per questioni di sicurezza e anche di facilità dell'impianto, perché le leve sono enormi, io avevo posizionato l'altra più piccola da 2 kW a 6 metri, circa 6,5. Ebbene, tenendo conto di tutti i fattori di altezza, l'ideale per questa è almeno 8 metri, 7 metri, oppure 10. Il palo deve essere significativo se installato in orizzontale, perché quando c'è tanto vento, la forza esercitata su questi 4 metri di diametro, e se fate raggio per 3, 14, eccetera, avete un'aria spazzolata che è micidiale. Ebbene, il palo non può essere un palo della luce classico, deve essere un palo di 3-4 mm, magari anche con delle saldature di altre sbarre angolari che gli diano consistenza. All'interno potete mettere, insomma, c'è da costruire un palo che è significativo. Ebbene, con questa produciamo la stessa cosa con la verticale. Cosa facciamo? Gianni, la voglio a terra perché faccio un plinto di cemento, la metto lì e rotea. No, perché il momento in cui volete queste potenze e la vostra turbina verticale è di 3-4 metri di diametro, ebbene quello è un pericolo per qualsiasi cosa che si avvicini, bambini, cani, gatti, perché questa roteando, allora dovete mettere un recinto. Allora cosa stiamo facendo? Una turbina a terra che prende meno vento, che ha tutti gli effetti negativi del vento che sbatte in terra o crea dei risucchi, non è stabile come 10 metri, e avete questo pericolo rotante così grande in un recinto. Che brutta, ragazzi. Abbiamo perso completamente l'estetica della turbina orizzontale che erge su questo palo alto e rotea facendoci vedere tutta la sua produzione. Allora ragazzi, per un paio d'anni ho testato queste turbine giocattolo, le avevo posizionate anche a 2-3, ecco perché vi dico attenzione al posizionamento, perché se avete una casa in cemento armato poi le ridondanze, i rumori quando fischia danno fastidio. Io oggi consiglio di posizionare sempre su terreno con plinto, gabbia metallica, eccetera. Bene, i test che facevo, perché mi facevano fare questi test? Perché dato che c'era molta affidabilità quando parlava Gianni, ebbene loro speravano che qualche turbina di queste potesse entrare nel mio favore, ovvero che la recensione potesse essere stata positiva, e allora a quel punto avrebbero scritto dichiarata tale da Gianni. No, assolutamente non è mai successo, perché da tutti i test che ho fatto le dichiarazioni che davo erano: questa produce al massimo 200 watt, questa produce al massimo 100 watt, questa si è bruciata perché le pale non sono correttamente dimensionate, per farla produrre di più avete fatto pale troppo lunghe, quindi il freno si è bruciato, questa le aveva troppo corte, quindi non riusciva a produrle e ci volevano venti fortissimi. Ebbene ragazzi, l'eolico non è facile, perché c'è uno studio sulla produzione delle turbine eoliche che è sostanzioso, e quando uno invece mette un rotore, uno statore, basta che gira, rame o alluminio addirittura, e magnete al neodimio, ebbene abbiamo fatto una turbina eolica. No, perché poi le problematiche escono proprio in fase di utilizzo. Da questo capite che io sono contrario all'acquisto di turbine eoliche piccole, di quella tipologia. Soprattutto tanti amici del canale mi chiedono: Gianni, posso mettere sul balcone? Se vuoi farti nemico i vicini, sì, perché fa rumore. Quelle piccole per funzionare hanno bisogno di una rotazione altissima, e quindi questo sibilo che si crea, soprattutto a frutto di venti forti, è fastidiosissimo e si sente. Ricordate che più è potente la turbina e più grosse sono le pale, più gireranno lentamente. L'esempio classico sono i campi eolici che vedete soprattutto in Puglia e non solo, dove le turbine girano cioè le vedete che fanno un giro al minuto,
Ebbene, la dimensione riduce rumorosità, nonché il fastidio che potreste dare ai vicini. Chiaramente sul balcone non possiamo mettere questa. Dove la ancoriamo? Quindi bisogna anche studiare l'ubicazione. Ecco perché dico che turbine funzionanti sono solo queste potenti, da 2 kW reali in su, dove il motore deve pesare 40 kg, 50 kg. Questo pesa 60, ma poi con tutta la struttura arriviamo oltre 100. Con la flangia di inox da 2 cm, 1,5 forse, scusate, con le 3 pale da 2 metri, arriviamo a un peso totale, adesso vado a memoria purtroppo, intorno ai 100 kg. Bene, sotto questo non possiamo produrre 3 kW, 3,5 massimi come dichiarato da Lorenzo. E quando si dice questa produce 10 kW, non è vero, è un'altra menzogna. Non è possibile. Quella da 10 kW ha le pale da 5,5 o 6 metri addirittura di diametro totale, con il motore, il generatore, che arriva a pesare tutto incluso intorno ai 150-180 kg. E che palo dobbiamo mettere per sostenere questa struttura? Con un plinto. Il plinto, per i non addetti ai lavori, che cos'è? È uno scavo che fate della larghezza giusta, dell'altezza giusta, quindi lato per profondità. Viene messa una gabbia metallica che deve contenere il cemento, perché sapete che il cemento va legato coi ferri, se no si spacca. Lì ci sono i tiranti sotto, dove poi avvitiamo, imbulloniamo il palo e andiamo su con la gru a piazzare questa. Per amore dei dettagli, ragazzi, vi ho portato tutta la ferramenta per montare questa turbina. Guardate questo dado, ragazzi. Questa è una belva che viene montata proprio sull'albero. E guardate, ad esempio, questo è il perno che deve reggere il timone, ragazzi. Questo è del 14, tutto inox. No, questo è, scusate, ferro zincato e dadi e bulloni invece inox, come quelli che devono reggere la pala, vedete, questi sono 3 e ragazzi, prima ho detto M8 a vista, ma invece è un M10 questo, M10 testa brugola con rondelle tutto inox, cioè ragazzi, qui non è un giocattolo. E queste servono a fissare questa, ovviamente con le rondelle apposite eccetera, per fissare la flangia rotante. Cioè ragazzi, non scherziamo, e questo fa 3.2, 3.5. È impossibile che quel giocattolo possa essere venduto per 1000, 2000, 10.000, ma neanche 800, neanche 500, ragazzi. Questo poi nello specifico è proprio giocattolo da 100 watt. Ok? Molti di voi ragazzi mi chiedono dei link. Gianni, dove posso comprare una turbina eolica perché mi fido solamente di te? Ragazzi, io non voglio screditare il nome e la serietà che questo canale ha sviluppato nel tempo. Ecco perché io adesso qua sotto metterò un link, ed è un link di un'azienda che produce queste, che è affidabile, che ha fatto un errore nei miei confronti, lo vedete nella playlist, per cui subito è uscito dalle affidabilità. Ma poi ci è rientrato, perché? Perché ha soddisfatto la mia richiesta, mi ha mandato la turbina che volevo io. Ora, queste affidabilità purtroppo a 10.000 km di distanza non sono stabili. Ecco perché dico sempre, oggi sto mettendo questo link, sembra che l'azienda si comporti bene, alcuni hanno comprato da lei, fa solo turbine grosse, non fa giocattoli ovviamente, ma attenzione, chiarite sempre dove comprate. Da questo link chiarite sempre con messaggi scritti: è questo, quanto pesa realmente, quanto pesa, cioè andate a chiarire il diametro, tutti i dettagli, perché a fronte di una contesa almeno siete in qualche modo tutelati dai vari siti cinesi che ci sono. Ebbene, il link l'ho messo, ma fate sempre una valutazione attenta, perché mentre sulla Mani è ormai consolidato da anni che è un'azienda seria e vende batterie di grado A e di altissima qualità, qui ci sono delle oscillazioni da valutare. Quindi non mi interessa il link in più e in meno, vedete qua anche la chiavella, cioè c'è una chiavella da 1,5 cm.
Non mi interessa darvi un link che sia poi fallace. Attenzione, fate sempre attentamente delle valutazioni. Rispondo anche a un amico del canale che mi scrive in un commento: Gianni, probabilmente ho sbagliato acquisto o mi hanno fregato perché io ho comprato una turbina non così grossa, quella da 2 kW, eppure facendola girare col trapano ad alta velocità mi produce 140 volt, ma il mio impianto è a 48 volt, com'è possibile questo? Ebbene ragazzi, quando vengono fatte girare a vuoto le tensioni sono sempre più alte, anche nell'idroelettrico salgono perché la massima rotazione crea tensione, ma poi quando chiudiamo il circuito sui regolatori di carica, ebbene le turbine si ridimensionano, le pale frenano e la rotazione diventa watt, diventa ampere. È proprio il lavoro degli MPPT, trasformare tensione in ampere. Si abbassano le tensioni e salgono gli ampere. Quindi non preoccupatevi se le vostre turbine producono a vuoto 200, 220 volt, 240 volt, 180. Devono essere chiaramente poi ridimensionate, frenate. Significa che, come ha fatto Alfredo, carissimo amico ragioniere, che ha fatto un impianto fantastico, andatelo a vedere nella playlist impianti degli amici del canale, lui addirittura ha installato le turbine con l'impianto fotovoltaico, con il bestione arancione. Andate a vedervi il video perché Alfredo dice anche tante cose belle e significative che possono aiutarvi in questa realizzazione. Ebbene, la tensione deve essere più alta. Dobbiamo mettere poi il controllore di tensione che, a fronte di un eccessivo innalzamento, a fronte di un vento fortissimo, abbiamo visto anche recentemente come la Puglia, ma non solo, anche la Sardegna, Torino, il Veneto, sono stati invasi da tornado, da venti fortissimi. Ebbene, lì deve esserci un freno. Quando la tensione vuole arrivare alla velocità del trapano, ebbene questo meccanismo molto semplice, un dry contact che sia della tipologia di Alfredo, quella rappresentata sul canale, o quello che volete voi, sentendo la tensione che supera certi valori protettivi in armonia con il regolatore di carica. Quindi se ho un EPEVER ad esempio il 10420 che arriva a 200 volt, ebbene a 170, 180 cosa gli facciamo dire al dry contact? Gli facciamo dire, o al sensore che misura la tensione, al volmetro, gli facciamo dire attiva il relè SSR che chiude il circuito, praticamente mette in corto questi tre cavi a livello elettronico ovviamente, e la turbina boom, sarà frenata. Attenzione, se c'è un uragano, anche queste turbine, quando il freno elettronico non ce la fa e cominciano a surriscaldare, potrebbero avere dei danni, e questo è inevitabile. Succede anche nei campi eolici della Puglia. Allora a quel punto, se prevediamo un arrivo di venti fortissimi eccetera, possiamo anche ipotizzare di attivare il freno e bloccare la nostra pala con un cavo che blocchi la rotazione. Attenzione, sono tutte situazioni di emergenza, ma ve le dico perché dovete tutelare il vostro impianto eolico. Non può essere installata, la vostra turbina eolica è lasciata lì a fare il suo lavoro, va manutenuta, va ingrassata, ci sono tante cose che devono essere fatte per il buon mantenimento. Quindi, caro amico del canale, non eri l'unico tra l'altro, se vedi tensioni alte, superiori alla 48 volt, è quello che la turbina deve fare. Sarà poi il regolatore a riportare le tensioni al valore della batteria. Mi raccomando ragazzi, fate sempre le domande dei video che vorreste sul canale. Gianni, ma l'hai già fatto questo video? Io vorrei questo, cioè l'hai già ipotizzato? Perché è proprio attraverso questa relazione che c'è tra me e voi che io realizzo questi video culturali. Avete detto spesso, e io vi ringrazio, questo canale è un'enciclopedia, questo canale è una scuola. Ebbene, intendo proprio andare in questa direzione. Adesso, come al solito, facciamo parlare anche la nostra lavagna, ragazzi. Voglio spiegarvi che cos'è la produzione eolica. Ebbene, su questa lavagna voglio semplicemente farvi vedere due cose importanti. Allora, immaginiamo che la turbina sia ferma. A questo punto il vento inizia a soffiare. La turbina viaggia in maniera libera perché non ha ancora nessuna controreazione da parte dell'impianto. E allora la salita, ovvero la velocità, sale finché arriva un certo punto in cui si arriva alla tensione di innesco con l'impianto, ovvero abbiamo la batteria a 53 volt, ipotizziamo. Ebbene, l'EPEVER rileva i 53 volt rispetto a questi 54, 55, 56,
In questo punto si crea un innesco dove non c'è più la salita, no, c'è una sorta di freno. Il freno è esattamente l'impianto che genera una controreazione alla spinta della pala. E a questo punto, invece che proseguire in questo modo, su questa direzione progressiva, andrà in questa direzione, ovvero sarà frenata, entrerà in produzione, il vento spingerà e inizierà a produrre sempre di più e quindi la produzione salirà fino ad arrivare a un punto che chiamiamo produzione massima della turbina. A questo punto cosa succede? Andando avanti così, la produzione si stabilizzerà. Ipotizziamo adesso che le batterie si caricano, cioè si sono caricate e quindi l'EPEVER, il regolatore di carica che regola questo flusso, questo è il punto produttivo che abbiamo e la sua stabilità. A un certo punto il regolatore di carica dice basta, la batteria è carica e allora rallenta questo freno, questa controreazione ed ecco che la turbina da questo punto in poi incomincia ancora a salire in velocità. Questo è un punto critico, è un punto pericoloso e arrivato a un certo punto potrebbe diventare pericoloso in termini di tensione per l'EPEVER. Lì l'EPEVER potrebbe guastarsi perché superiamo i 200 volt. Ecco che allora a questo punto noi inneschiamo l'SSR che mette in corto le tre fasi e la turbina cosa fa? Precipita. Questa è la tensione che cala. Cala fino a quale punto? Quello di ripartenza, perché la tensione ricala e lei riparte. Ora, per evitare questo jumping, dove abbiamo a fronte di una batteria carica una salita, un freno, una salita, un freno, bisogna mettere un delay. Il delay è il ritardo, cioè adesso che qua ti sei innescato, caro freno, caro SSR, bene, io ti do un tempo di attivazione, ci resti un minuto, 5, 10, un quarto d'ora, che è ancora meglio. A questo punto lui rimane qua a una velocità minima di rotazione col freno per il tempo stabilito e a questo punto questa oscillazione non c'è più, diventerebbe alla fine così molto blanda e non darebbe fastidio alla nostra turbina. Questo è il primo dato che volevo spiegarvi di come funziona una turbina nel suo momento produttivo, ok? Ebbene, questo è molto chiaro quando i venti sono forti, progressivi e fanno lavorare bene la turbina. Ma cosa succede se il vento è debole e la turbina inizia a girare e inizia a produrre? Ebbene, il movimento, il produttivo cambia. Adesso vi faccio vedere cosa succede e questo non è un momento pericoloso, quindi qui potete lasciare liberamente che si comporti come vuole. Abbiamo sempre la nostra turbina ferma e questa volta invece c'è poco vento, non c'è molta forza da far girare le pale. Allora la turbina sale, come abbiamo detto, e arriva al punto che avete visto prima, produttivo. A questo punto inizia a produrre, quindi non va più in questa direzione, ma va in questa direzione. Però il vento è poco, allora cosa succede? Che la controreazione dell'impianto fa frenare la turbina e quindi c'è una sorta di salita che diventa poi una discesa e qui c'è il punto di disinnesco dove si sgancia la turbina, l'EPEVER sgancia la turbina perché siamo sotto tensione rispetto all'impianto. A quel punto però sganciandosi lei prende più vento e quindi risale ed ecco che c'è ancora la produzione finché si aggancia, ma agganciandosi c'è la controreazione, quindi si frena. Ecco che allora abbiamo questo comportamento sinusoidale della produzione della turbina. Questo non è pericoloso perché visivamente noi vedremo la turbina fare scusate sempre questi suoni che faccio, ma che vi fanno rendere l'idea, cioè una salita in velocità, poi una discesa quando inizia a produrre, poi si sgancia una salita e questo effetto con venti deboli è quello che noi in gergo definiamo una turbina che non sta producendo, perché ti dà un'illusione. Voi vedete gli ampere che entrano e poi calano, salgono e poi scendono. Questo è un momento normale, non è pericoloso come l'altro, dove il vento comincia a prendere forze notevoli e allora lì le salite potrebbero essere
eccessive per quello che c'è bisogno del freno elettrico che viene attivato dall'SSR che mette in corto queste 3 fasi, ok? Adesso ragazzi vi do un'informazione importante. Se invece di far partire subito l'SSR che mette in corto le 3 fasi, facciamo prima partire un altro SSR che fa partire un carico, abbiamo un'ulteriore ottimizzazione. Ecco perché questo video sta andando progressivamente verso l'insegnamento corretto di come va installata una turbina. Allora mi spiego meglio. Noi abbiamo un momento in cui abbiamo detto che la turbina inizia a produrre e producendo potrebbe anche rischiare di caricarci la batteria, ovviamente lo speriamo. Ebbene a questo punto, mentre noi abbiamo la partenza della turbina, ebbene qui c'è il punto di innesco, non va più, scusate se ripeto i grafici ma per farvi capire bene, viene frenato dall'impianto che sta producendo, quindi c'è questa controreazione. A questo punto cosa fa? Inizia a produrre qua. Allora, immaginiamo che questo sia il punto di emergenza dove la tensione è arrivata a 180 volt. Vi ricordo che gli SSR possono essere messi uno o due. Due significa uno sulla continua che mi misura la continua e l'altro sull'alternata, cioè in arrivo dalla turbina. E guardate l'impianto di Alfredo dove lui ha messo anche 2 condensatori, vi faccio vedere la foto qua e il link è sotto, molto potenti perché questi gestiscono quella che è chiamata l'isteresi, cioè la reazione morbida invece che molto fluttuante, dove loro si caricano e poi cedono lentamente, prendono lentamente in modo da gestire le fluttuazioni in funzione della forza del vento. Ebbene, qual è l'ottimizzazione? Quando arriviamo al massimo, il massimo è qua, ebbene un po' prima del massimo, noi facciamo attivare un SSR attraverso il dry contact che pilota un assorbimento. Cioè dal nostro impianto, dalle nostre batterie, vengono prelevati, ad esempio se questa è da 3,5 e vediamo che sta producendo tanto, possiamo attaccare un carico da 2 kW. 2 kW. Cosa succede? Questo carico, come entra in funzione, preleverà dalla batteria che calerà di tensione, il regolatore di carica delle PEVER lo percepisce e quindi non interromperà perché la tensione sarà più bassa e quindi invece di arrivare qua e poi creare l'interruzione, lui arriverà qua e scusate, invece di arrivare qua e creare poi il freno, quindi in discesa, lui arriverà qua e in base ai 2 kW assorbiti lui rimarrà qua, capite? E quindi rimarrà la turbina in funzione, non si creerà una discesa e si manterrà la produzione che entrerà in batteria. Attenzione, questo potete farlo in 2 step. Qui potete attivare un primo carico di 1 kW e qui potete attivare un altro carico di 2 kW. Allora la turbina continuerà a funzionare e preleverete tutto questo eccesso da questi carichi. Cosa sono questi carichi? Può essere esattamente una serpentina da 1 kW, la prima, la numero 1, serpentina da 1 kW all'interno di un boiler o di un puffer da 200-300 litri, 500 litri. Poi se c'è ancora tanto vento, batteria ancora carica, sta salendo ancora la tensione, tac, parte il secondo SSR che attiva la seconda resistenza, la numero 2, che sono 2 kW. A questo punto abbiamo, con questo vento forte, noi abbiamo i 3 kW, ovvero tutta la produzione della nostra turbina che viene dirottata verso l'acqua calda. E solo a fronte di tantissima potenza, uragano, oppure, attenzione, i termostati dell'acqua che dicono sono passate 6 ore o l'acqua è a 90 gradi, mi devo sganciare. Ecco che se si sganciano le serpentine, allora si blocca tutto e andiamo in sovratensione. E lì entra in ballo il meccanismo che vi ho detto precedentemente. Alcuni cosa usano al posto di queste resistenze? Usano i dump load, così vengono chiamati, che non sono nient'altro che delle resistenze che frenano la turbina, scaldano e buttano la corrente nell'aria. Io queste le userei come livello eccessivo, cioè
se qualcosa è andato storto con le PEVER, se la tensione sta salendo, se gli SSR, scusate, non frenano, allora lì mettiamo l'emergenza, questi dump load da 3 kW che vanno a consumare tutto ciò che la turbina produce. Questi sono gli stadi che consiglio in modo da avere efficienza, in modo da non buttare via nulla, in modo da ottimizzare con l'acqua calda, ma nel contempo avere tutte le emergenze, compreso il dump load finale. Un'altra domanda che spesso mi fate, cari amici del canale, è: ma conviene installare una turbina eolica? Perché nella mia zona in Veneto c'è tanta nebbia ma c'è poco vento. No, non conviene. È ovvio. È come se dicessimo: abito in una caverna, conviene il fotovoltaico? No, non c'è il sole. Quindi calcolate la ventosità della vostra zona attraverso l'Atlante eolico che trovate in internet. Ci sono tanti siti che vi dicono se la vostra zona è ventosa o no. Certo, terre come la Puglia, la Sardegna sono spesso ventose, c'è la Toscana. Attenzione, quando parliamo dell'estremo triestino sono zone forse troppo ventose, quindi si rischia di far danni. Questo è un calcolo a priori che dovete fare prima di installare una turbina. Ora, avete capito che alla fine la potenza di una turbina è condizionata da 3 fattori. Il primo fattore è la potenza pura del motore. Questo produce 3.5, 3,2, io dico, perché è quello che ha detto il produttore. Poi 3,5 ci siamo arrivati. Ebbene, 3,2 reali. Fidatevi delle caratteristiche che vi ho detto: peso, potenza. Attenzione a coloro che già in Cina vendono batterie LiFe Epo 4 con dentro 4 cellette appena, il resto sono pezzi di cemento, colate di cemento, mattoni per dare peso. Oh, guarda questa, quando la apri c'è dentro 4 celle e cemento. Attenzione, quindi attenzione a coloro che producono questa così ingombrante e pesante, ma non c'è sostanza. Cioè dentro il rotore quant'è grande questo cerchio, perché se faccio questa cosa qua ma poi non c'è peso perché dentro c'è lo statore e il rotore che sono sottili così, quindi su un perno. Però lì cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo aprire? Allora vedete che l'argomento è molto molto difficile, c'è bisogno di tanta supervisione e da qui nascono le recensioni serie, professionali, che cercano di andare a identificare il produttore onesto, quello affidabile, sempre, ragazzi, tra virgolette. Ora, 3 fattori determinano la produttività. Uno è la potenza del generatore, l'altro è la dimensione delle pale che deve far girare questa macchina e il terzo è proprio la ventosità. Vi ricordo che la cubatura, ovvero l'area spazzolata per la velocità, è quella che determina poi la possibilità di far girare questa turbina. Se mettiamo una turbina come questa in una zona dove c'è una velocità minima di vento, e questa andrà sempre così a farci vedere solamente il piacere dei bambini, ma non andrà in produttività. Questi sono fattori fondamentali che dobbiamo tenere in considerazione per la scelta della turbina ideale anche nella nostra zona specifica nella quale viviamo. In questo video abbiamo visto cosa fare, come scegliere una turbina, quali sono i parametri, e avete identificato alla fine, come piace a me, con molta sintesi, quelli che sono i parametri essenziali, cioè il peso della turbina, che significa che ci deve essere rame, magneti permanenti, ferro, perni. Non fatevi illudere delle turbinette giocattolo. Avete visto quanto è importante la dimensione, il diametro delle pale, quindi la lunghezza di ogni pala che deve essere sostanziosa. Meglio acquistare una turbina a questo punto da 96 volt con una bella pala lunga, in modo che già a basso regime possa produrre la tensione che serve alle PEVER per andare, poi con le dovute protezioni. Quindi, ragazzi, non fatevi illudere da questi annunci di migliaia di watt come se fossero caramelle, non è vero. Le turbine piccole sono tutte giocattolo. Se andate a fare un camping e mettete quella su un palo e avete di fianco il camper o l'auto, quella che avete visto nel video, auto in emergenza, per i cari amici che hanno il piacere del camping ma anche difficoltà della vita, ebbene con questa turbinetta lì col vento mentre gira, qualcosa buttate dentro.
ma non fate andare una casa con quelle turbine. Potete caricare una batteria della macchina, potete alimentare un impianto 12 volt basilare per le luci, oppure potete fare cultura e divertirvi. Se questa è la vostra idea, insegnare ai vostri bambini o voi stessi come funziona l'eolico senza fare grandi impianti, grandi spese, eccetera, allora va bene. Le turbine verticali sono simpatiche, belline da vedere, ma insomma l'aria spazzolata, la velocità, anche perché c'è da dire una cosa sulle turbine verticali, che mentre una pala va in là, l'altra viene in qua. È vero che il cono prenderà il positivo dentro e poi sfuggerà con il vertice di qua, però è sempre un meccanismo che va controvento. Questo invece funziona come le ali di un aeroplano, dove l'aria va sempre in una direzione e butta fuori dall'altra, generando potenza. Quella della turbina eolica orizzontale o verticale è una scelta personale, ma vi dico molto francamente, lo vedete anche da tutte le turbine che ci sono in Puglia, quelle produttive sono tutte di questa tipologia, perché vengono messe là dove il vento è stabile, soffiano e generano. Queste verticali alla fine per me sono giocattolo assoluto quelle piccole, oppure non fatevi buggerare, questo termine che in questo video circola abbondantemente, non fatevi buggerare da false aspettative, promesse che non corrispondono al vero. Turbine verticali devono essere come queste, pesanti, sostanziose, grandi, ma ragazzi, allora cominciano a costare un botto, perché fare una struttura a bracci, 4 bracci o 3 bracci, su una turbina che deve roteare col vento in maniera prepotente e far girare questo e poi ancorare questo a terra e recintare il tutto, ragazzi, il mio consiglio personale, ma ripeto personale, è stare su queste orizzontali. Spero di aver soddisfatto anche le tante richieste di quelli che mi dicono: Gianni, ma non parli mai delle turbine verticali, perché? E questo è il motivo. Come vedete ragazzi, le informazioni per creare un impianto che sia eolico con le turbine piuttosto che fotovoltaico sono sempre tantissime. Ecco perché vi invito dopo questo video di andare a vedere l'impianto di Alfredo nella playlist impianti degli amici dei canali, oppure nella playlist impianto eolico, dove vedrete anche tutte le varie configurazioni degli SSR piuttosto che i dry contact e tutto ciò che rotea intorno a questo meraviglioso mondo. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un like, ma iscrivetevi a questo canale culturale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.